Rieccoci in studio, sempre in compagnia del numero 6 arancione, C.C. Harrison. Non posso non chiedergli, visto quanto ci ha detto poco fa riguardo coach Garelli, sì era a Udine anche l'anno scorso, se ci dice un po' quali sono le differenze fra lo stile di Gigi Garelli e di Demis Cavina. C.C., you were here last year, and this year of course. The differences between the style of coaching of Gigi Garelli and Demis Cavina. Wow, well, I think, as I said, Gigi Garelli is much more of a laid-back guy. He lets us play our game. Not to say Demis didn't, but Demis was much more intense, and even in practice, he was a very intense guy. As on the other hand, Gigi Garelli, Tuesday through Saturday, he's much more relaxed, but you see his intensity on Sundays, game days. But I mean, to say, I don't think there's much difference between the two besides the intensity. Ok, allora dice che partiamo dalla fine, non crede ci sia tantissima differenza fra i due allenatori, aspetto soltanto una cosa appunto è diversa ed è l'intensità. Intensity è una parola che in italiano potrebbe sembrare appunto intensità, però in inglese ha una connotazione molto forte. Lui dice che Garelli è un coach molto durante la settimana, comunque molto più tranquillo, che gli permette di giocare la loro partita, mentre Cavina è un allenatore che è forse un po' più maniacale, se mi passate questo termine, anche in senso positivo, nel senso che è un allenatore che guarda a tutte le cose con grandissima attenzione, quindi anche durante gli allenamenti li metteva, come dire, sotto torchio, quindi forse in questo senso Garelli gli permette maggiore libertà, e poi l'intensità che aveva Cavina durante tutta la settimana e durante la partita, Garelli ce l'ha però la domenica quando si va in campo. Un'altra cosa che gli chiederei sul gruppo, molto spesso abbiamo visto anche a Udine le squadre divise in qualche modo in due parti, da una parte gli americani e dall'altra parte il gruppo degli italiani. Questa invece sembra essere una squadra molto, molto unita dentro e fuori il campo. Un episodio durante la partita di Iesi, Prandin ha sbagliato una cosa difensiva, un assegnamento difensivo nel quarto quarto, C.C. Harrison lo ha abbracciato, gli ha detto una serie di cose, adesso glielo chiediamo. C.C., lots of times we see on teams that you see two halves, the Americans on one side and the Italian on the other side, and in this Snaidero, looks like you're like one. You play like one, and I just mentioned the fact that during the game in Iesi, Prandi made a mistake, and you hugged him and said something. What did you say to him? And again, about this fact about being one. Exactly. I think for us to be successful, because we're not the most talented team in Liga 2, we're not going to beat any teams by being the most, just our talent alone, that we have to play together collectively as one, as you said. And it was just a moment in the game where Bobo, he played very, very good defense on Petchele, but at the last second, he just didn't box out. And I didn't go up to him and any type of way disrespect him. I went to him and encouraged him just to finish the play, because it was a situation where we was making our run, we were playing, we had a couple of good defensive possessions, and just for 1 second, he let up and didn't pay attention, and that's all I said to him. Sì, quindi conferma il fatto che questa squadra, non essendo una squadra, forse non essendo la squadra con maggior talento della Lega 2, deve giocare da squadra, e lo sta facendo in questo momento. Riguardo all'episodio con Prandin, quello che ci raccontava adesso Sissi, Prandin stava difendendo molto bene su Petchele, ma in un'azione si è dimenticato sostanzialmente di fare un tagliafuori, e Petchele è riuscito a prendere un rimbalzo offensivo. Allora Sissi si è avvicinato non per dirgli niente di negativo, non per mangiarselo tra virgolette, ma per dirgli: senti, stai facendo un gran lavoro difensivo, finiscilo, porta a casa vediamo di portare a casa il match.
Parliamo sempre di giovani, gli chiederei forse la grande sorpresa di questo campionato e probabilmente l'elemento che sta facendo fare anche il salto di qualità alla Snaidero è Gerald Lee. Chiederei a Sissy Harrison qualcosa riguardo questo suo compagno di squadra. Sissy, probably as we said before, the X factor right now for Snaidero is the quality of the play of Gerald Lee. Can you say something about him? Yeah, Gerald has definitely been one of the main reasons for the success that we're having right now. I mean, his inside presence definitely takes a lot of pressure off the other guys. But I think it goes back to practice. He and Tommy go against each other head to head, and Tommy does a good job of making Gerald work for everything he gets in practice. So once they get to the game, I mean, it's much easier. I mean, Sunday he went against one of the best Italian centers that's playing the game right now, and he played very well. He wasn't nervous, he wasn't intimidated, and to come off the bench and play 20 minutes and have 22 points, I mean, we definitely needed that, and hopefully he'll continue on this path that he's on. Conferma il fatto che appunto Lee sta giocando una stagione fantastica, quindi grande qualità del giocatore. Dice che molto di questo è dovuto anche all'intensità che ci mettono in allenamento lui e Tommaso Rinaldi. Spesso appunto in allenamento sono uno contro l'altro e quindi Lee riesce insomma a ricostruire in allenamento quello che succederà in partita. E domenica contro Michele Maggioli, probabilmente uno dei migliori centri, forse il migliore centro, 3 volte MVP della Lega 2, Gerald Lee ha giocato 20 minuti segnando 22 punti, quindi un fattore molto, molto importante. Direi di parlare adesso della prossima partita contro Forlì, una squadra teoricamente ha vinto 3 partite fino a qui, mai fuori casa, la Snaidero arriva da 8 vittorie. Domando a Sissy, una partita facile. Sissy, next game is home game against Forlì. They just won 3 times, so this season never on the road. An easy game, right? I mean, I'm sure a lot of people would think so, but Coach Garelli and the more experienced guys on the team know that this definitely would not be an easy game. Excuse me, I mean, being on top right now, Forlì definitely is going to come in and give us their best shot, and this is what we have to anticipate, but I think we'll be ready. That's one thing I give Coach Garelli a lot of credit for, is the preparation that he gives us for during the week definitely makes it easier to play our opponent on Sunday. So I'm sure we'll be well prepared for those guys. Quindi lui dice sì, sicuramente qualcuno potrebbe pensare a una partita facile, ma non lo sarà, e non lo sarà anche perché Garelli gli fa sapere settimanalmente, con grande dovizia di particolari. Adesso quello che diceva Sissy è proprio che Garelli è uno dei migliori probabilmente allenatori della Lega nel preparare le partite, quindi sicuramente non sarà una partita facile, anche perché loro sono in un buon momento di forma e arrivano a Udine contro la capolista e sicuramente vorranno fare bella figura. Forlì probabilmente ha 2 giocatori, e i 2 giocatori americani sono sicuramente i più importanti della loro squadra, Gordon e Whitman. Fermarli potrebbe essere la chiave per la vittoria. Forlì has 2 very good American players, and they basically revolve around them. If you manage to put a stop on Lorenzo Gordon and Whitman, that could be the key to win the game? Well, I definitely think that will be one of the keys. Of course, I think Gordon is averaging around 20 points a game. Whitman, as of late, has really stepped up his game and is becoming more consistent. So we'll do a good job scouting those guys, and we'll be prepared for them on Sunday. I mean, as I say, it's not just head-to-head with JJ and Whitman and Dorday and Gordon, but it's a team effort, and as always, defensively, we'll be ready to step up and get the job done on those guys. Si conferma che sono 2 ottimi giocatori, quindi una buona partita difensiva, non soltanto nei testa a testa di chi li dovrà marcare, ma di tutta la squadra, potrà portare poi la Snaidero alla vittoria. Saranno comunque pronti perché, abbiamo detto prima, Garelli sta preparando al meglio la partita.
Chiederei qualcosa adesso a CC Harrison proprio di lui. 34 anni, quindi sta arrivando verso la fine della carriera. Gli chiedo, si è appena laureato, anzi un postgraduate, come si dice negli Stati Uniti, in sociologia. Gli chiedo quali sono le sue, cosa pensa di fare nella sua seconda carriera. CC, you're 34, you're probably going to play at least some 5 years, I don't know, but you're maybe thinking already of what you're going to do once you finish playing professional ball. So what you're going to do? I mean, I definitely think about it more and more now as I get more and more into my career. 5 years, hey, thanks. I would appreciate it if I could play 5 more years, but we'll see. As far as after basketball, I mean, basketball has been so much a part of my life. For the majority of my life, I've been involved in basketball. And after basketball, I think I'll, in some aspects, still be involved in it somehow. As of right now, I'm not sure in what aspect that would be. But as you said, I've finished my post-grad in sociology. And I mean, I think I have a couple of different options to look into that more seriously also. So, I mean, I probably half and half, a little bit basketball and a little bit towards some different type business things also. Allora dice che sì, gli avevo detto probabilmente giocherei ancora 5 anni, lui ha detto beh, mi auguro di poter giocare altri 5 anni, no, in realtà ci sta pensando sempre di più con il passare degli anni, sicuramente vorrebbe rimanere almeno una parte all'interno del mondo del basket perché è stata una parte importante della sua vita e forse fare qualcos'altro vista appunto la laurea presa in sociologia. Ultima domanda, il tuo agente mi ha detto che probabilmente, il tuo agente Marco Damiani mi ha detto che probabilmente presto sentiremo parlare di un altro Harrison, che non sarà CC Harrison, ma sarà Casey Harrison, il figlio di CC, che a 12 anni ha esordito proprio sabato scorso con la CBU Udine. Your agent, Marco Damiani, told me that maybe we will hear about another Harrison, a Casey Harrison, in the next future. Next Kobe Bryant? I don't know. I mean, he really enjoys playing basketball. He's around it so much, so it the concept of basketball kind of come easy for him. But I mean, who knows? Hard work. As long as he continues to work hard, I mean, he hopefully he'll reach his maximum potential and have some success doing so. Quindi dice sì, è stato attorno appunto al basket per così tanto tempo e quindi gli viene in qualche modo facile. Per quanto riguarda il successo, se sarà il nuovo Kobe Bryant, ricordate Kobe è cresciuto cestisticamente in Italia, questo non lo possiamo dire, dipenderà dal lavoro che riuscirà a mettere insieme per massimizzare il suo potenziale. Allora io ringrazio CC Harrison, thank you CC for being with us. Thank you. Appuntamento, vi ricordo, la partita al Carnera domenica sera contro Forlì 18:15, la potete rivedere, andate al Carnera, mi raccomando, è importante, ne hanno bisogno i ragazzi, se lo meritano, però se non potete andare la potete rivedere su TeleFriuli lunedì sera alle 22:30 con il commento di Max Fontanini e noi ci rivedremo settimana prossima, mercoledì prossimo, per un'altra puntata di Orangens.